Mondiali di calcio 2026. Già da tempo avrei voluto fare un video sui mondiali di calcio, ma intanto non ho avuto tempo e quindi non ho fatto un video su tutte le, diciamo, eliminatorie, su tutti i gironi d'entrata, queste cose qua. E quindi anche quando c'è stata l'eliminazione della nostra nazionale non ho avuto tempo di fare un video, ma proprio dall'inizio che si è iniziato a giocare volevo fare un video, però ho avuto altre cose da fare, altri impegni, altri progetti da portare avanti. Io già nel 2018 feci un video sulle eliminazioni della nazionale di calcio italiana, un video molto ironico che vi invito a guardare. Fece anche nel 2014 dei video sui mondiali di calcio, non so se nel 2013, perché questo canale l'ho fondato il 7 febbraio 2013. Ne avevo altri, ma allora, che dire, per la terza volta, non so se nel 14 l'Italia ha vinto, credo di no, ma per la terza volta consecutiva l'Italia è riuscita a farsi, la nazionale di calcio italiana è riuscita a farsi eliminare dai mondiali di calcio. L'Italia è stata eliminata nel 2018 quando io feci dei video a riguardo, nel 2022 e adesso nel 2023, non potendo partecipare a questa edizione centro nordamericana, che ha delle grandissime novità. C'è stata una crisi mai vista nelle selezioni di calcio nazionale italiana, nella selezione nazionale di calcio italiana, perché molti dicono c'è stato una crisi in Italia. No, nella selezione di calcio nazionale italiana. Comunque non vi preoccupate, provate a consolarvi all'idea innanzitutto che la selezione di calcio nazionale, la selezione nazionale di calcio italiana, la selezione nazionale di calcio italiana proverà a qualificarsi, se ci riuscirà, per la Coppa del Mondo 2030. Primo pizzino via, come direbbe Rina. Poi ne viene uno fitto fitto, scritto abbreviato, vediamo se lo decifro. Quindi aspettate altri 4 anni per vedere se si passa alle eliminatorie, no? Magari no, non si sa mai. Aspettatevi il meglio preparandovi al peggio. E che cosa ci può essere di peggio di un'altra eliminazione dai mondiali di calcio 2030? Non lo so. Il regolamento per qualificarsi al mondiale di calcio 2026 prevedeva che ogni prima qualificata nei gironi europei partecipi alla Coppa del Mondo, Messico, Canada e USA 2026, perché si giocherà in questi paesi: Messico, Canada e Stati Uniti del Nord America. Questa Coppa del Mondo del calcio 2026. Norvegia dopo 28 anni ha vinto nelle eliminatorie 8 partite su 8. Italia si è classificata seconda alla Norvegia, quindi alle spalle della Norvegia, perdendo 2 gare su 2 contro la Norvegia.
è arrivata a -6 agli spareggi, quindi seconda, e quindi no, sì, è arrivata a -6 agli spareggi. Vinto l'Italia ha vinto l'Irlanda, la selezione di calcio, perché si dice l'Italia ma l'Italia no, la selezione di calcio nazionale italiana ha vinto all'Irlanda del Nord, ma ha perso contro la Bosnia, che la Bosnia partecipa, e l'Italia no, è stata eliminata proprio perché è andata agli spareggi, i tanto temuti spareggi, perché già sta in svantaggio se vai agli spareggi nelle eliminatorie. Quindi, come dire, questo è in sintesi. Ci sono stati dei problemi tecnici. Qua è questo. Tra l'altro io faccio del riciclaggio di cartone, quindi le confezioni, no, e riutilizzo. Crisi mai vista nella selezione nazionale di calcio italiana. Adesso io vi dico, se volete partecipare della chat dando un contributo, comprate super chat, sticker, regalate un abbonamento, comprate un abbonamento, ma ci sono anche gli iper, le gemme, non so che cosa, però credo che quello sia per le live in verticale. Vabbè, poi potete comprare un super grazie. Mi raccomando, partecipate con una donazione, perché in questo modo aiuterete questo canale ad andare avanti, magari commentando con super chat, e poi abbonatevi, regalate un abbonamento, e se volete che io porti un argomento a vostra richiesta, anche guardando un mio vecchio video, voi al minuto 15 con 30 secondi guardate qualcosa, perché io nel passato facevo delle live larghissime parlando di tantissime cose, voi volete che io porti un argomento su qualcosa, scrivetelo qua sotto con super chat, sticker, oppure comprando un super grazie quando questa premier sarà finita, e ditemi: in quel video che ho visto parlavi di questa cosa al minuto 15 con 30. Nel video che guardate potete farlo con super grazie o abbonamento, e se volete propormi un video qua, fate come il nostro carissimo amico Gunblood Scissors, che saluto, grazie di cuore, che lui ogni volta che mi richiede un video, faccio video a richiesta per lui, mi dona 10 euro. Quindi in questa chat partecipate con un super chat o sticker, e specificate con lo super chat, potete scrivere: Sant'Echan, parlami di questo argomento, e mi donate 10, 20, 30, 50 euro, perché mi devo fare un cellulare nuovo. Il mio Motorola Moto E7 Power ha tirato le cuoia, non ce l'ho qua con me per farvelo vedere, perché tanto che lo porta a fare che non funziona. Allora, dopo questa breve parentesi sponsorizzazione, io già nel 2018 ho fatto dei video parlando della, dopo tanto tempo, della che il fatto che la nazionale di calcio italiana è stata eliminata dai mondiali nel 2018, e ho fatto dei video anche abbastanza ironici. Se vi interessa andate a guardarveli. Io dicevo "Buh, buh, buh", tutte le persone a piangere, a dire che l'Italia è stata eliminata, l'Italia è stata eliminata, e specificavo: prima di tutto l'Italia non è stata eliminata, è stata eliminata la nazionale di calcio italiana, la selezione di calcio della nazionale. Quindi sono stati eliminati, incluso le riserve se hanno giocato nel 2018,
22 giocatori, 24 giocatori, non l'Italia, la nazionale di calcio. L'Italia non è stata eliminata. Perché identificare una squadra di calcio con la nazionale? Quando i tedeschi vinsero nel 14, mi sembra, il mondiale del Brasile, sì, perché vinse la Germania, non l'Italia, e i tedeschi dissero: ma ci sembra strano tutte queste crisi di isterie dei brasiliani, noi adesso ritorniamo in Germania, abbiamo vinto il mondiale e appena ci stringono la mano 2 o 3 giorni di fila e poi non succede nulla. Non so se è stato nel 14 che l'Argentina ha vinto i mondiali, e quando hanno fatto il tour di Buenos Aires con un pullman a doppio piano con il tetto di con senza tetto di sopra, quindi il secondo piano era scoperchiato, passavano sotto i ponti e la gente si buttava dentro per stringere la mano ai giocatori di calcio. Addirittura qualcuno è caduto dal ponte perché ha rimbalzato sul pullman che non aveva il tetto del secondo piano. Cose pazzesche, allucinanti. Hanno divelto saracinesche, svaligiato negozi. Impressionante il grado di isteria collettiva che suscita nei paesi latinoamericani e anche in Italia il fenomeno del calcio, come se la gente ci mettesse dentro le sue frustrazioni. E i giocatori di calcio tedeschi hanno detto: in Germania non è così, anche in Svezia non è così, si vince, si perde il giorno dopo come se non fosse successo nulla. Invece noi italiani siamo come gli argentini e come i brasiliani, piangiamo per settimane perché abbiamo perso i mondiali di calcio. Voi che opinate? Scrivetelo qua sotto. Che poi nel 18 mi ricordo che una volta finita l'isteria che si è perso il mondiale di calcio, il mondiale di calcio, la gente ha riscoperto non soltanto tutti i premi che il calcio elargisce in serie A, serie B, serie C, serie D, gironi amatoriali dilettantistici, ma addirittura si hanno riscoperto molte competizioni sportive delle quali non ci si occupa mai: i mondiali del fioretto, i mondiali degli scacchi. E quindi alla fine io pensavo, per quello che contento e euforico, ho detto: finalmente l'Italia non partecipa ai mondiali, così la gente inizia a leggere, a pensare a cose più costruttive e non c'è questa catarsi collettiva. Magari si occuperà criticamente di quello che succede nel mondo. Voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto. Gli italiani adesso senza mondiale, che poi si cercava di rientrare squalificando la selezione di calcio iraniana, squalificando la selezione di calcio russa, insomma, pur di partecipare, gli italiani riusciranno ad occuparsi di cose più serie oppure si occuperanno in questo 2026 come fecero nel 2018 di altri giochi, di altri sport, pur di distrarsi durante i mondiali? Perché invece di occuparsi di cose serie gli italiani nel 2018 si occupavano, non so, del Giro d'Italia, del Tour de France che partecipavano italiani, delle gare di nuoto, capito? Ti squalificano da una parte e ti continui a occupare degli atleti e delle selezioni sportive italiane in altri ambiti, magari anche dei tornei e dei mondiali di arti marziali, di karate, di MMA, pur di stare nello sport. E io che pensavo che invece gli italiani avessero riscoperto la letteratura, la musica, soprattutto vedere sul web l'attualità, quello che succede, e invece no, sono stato fortemente deluso.
spero di non essere deluso con questa eliminatoria 2026. Voi che farete a questi mondiali? Scrivetelo qua sotto. Seguirete i mondiali? Seguirete altri eventi sportivi? Oppure vi occuperete di tutt'altre faccende? Io vorrei saperlo. Vi occuperete di cose più serie che succedono in Italia e nel mondo invece di perdere tempo con questo gioco, perché i mondiali di calcio alla fine sono dei giochi, non sono un qualche cosa serio che ci debba occupare così tanto e preoccupare così tanto. Secondo me, secondo il mio, la mia umile opinione. Poi che altro dire? Se avete seguito fin qua questa premier, ditemi, secondo voi, se c'è una responsabilità, non dico una colpa, perché nel gioco si può vincere e si può perdere, lo devi sapere se partecipi a un qualche gioco, ma la responsabilità di questa eliminatoria del fatto che la selezione di calcio italiana nazionale sia stata eliminata dai mondiali, di chi è stata? Magari gli altri si sono preparati meglio, vinca il migliore. Innanzitutto la Norvegia, che ha vinto 8 partite su 8, addirittura quelle 2 partite contro l'Italia, e poi l'Irlanda del Nord, che ha vinto lo spareggio. Oppure la colpa è che in questa edizione dei mondiali 2026, che tra l'altro non so se è la prima volta, credo di no, scrivetemelo qua sotto, che si giocano negli Stati Uniti, negli USA, ma Messico, Canada e Stati Uniti. Forse dicevo, la responsabilità di questo è stato che ci sono, non so se 48 squadre giocando, 48, forse di più, forse di meno, non me lo ricordo. Specificatelo qua sotto nella chat o nei commenti, quante squadre di calcio giocheranno questi mondiali. Io non me lo sono annotato perché volevo fare subito, non ho un cellulare di rinforzo per annotare o leggere le cose, perché ho fatto una ricerca e ho fatto una sintesi, però a volte mi è più comodo copiare e appiccicare nel block notes. C'avevo un'idea, che sto risparmiando grazie a Gunblood Scissor, che ogni tanto mi richiede dei video e mi dona 10 euro. Fate così anche voi, donatemi qua in super chat 10 euro richiedendomi un argomento, oppure comprando sotto un mio video super grazie. Se il video è vecchio e voi trovate che c'è in tutto quel video una tematica che vi interessa, scrivete il minuto e i secondi dove io parlo di quello che vi interessa e scrivete 14 con 30. Sant'Enchan, per favore, ti ho donato 10 euro, amplia questo argomento del quale hai trattato 15 anni fa, perché io non posso ritornare a guardare un video magari di un'ora e mezza fatto nel 2014 per ritrattare quell'argomento. Quindi voi scrivete i minuti, i secondi, l'ora, però regalatemi un super grazie. E se non vi volete abbonare, potete comprare un super grazie dell'equivalente dell'abbonamento. Non so, vi volete abbonare con 12 euro all'anno? Comprate per l'anno, quindi anche per i mesi che già sono passati, compratemi un super grazie da 12-20 euro, così per un anno non ci pensate e poi ritornate il prossimo anno
l'abbonamento si paga mese per mese, si paga di meno, però mese per mese. Invece con un super grazie vi levate un pensiero di torno e potete anche regalare a nome di qualcuno un super grazie, oppure abbonare un'altra persona, regalare un abbonamento. Allora, secondo voi è anche stata colpa del numero di squadre che quest'anno partecipano, di selezioni nazionali che partecipano a questa edizione del mondiale, il fatto che sia stato più difficile per la nostra selezione di calcio nazionale vincere? Forse i sorteggi non sono stati dei migliori, forse sono stati fatti arbitrariamente. Scrivetelo qua sotto, mi raccomando. Scrivete tutto quello che pensate di questi mondiali di calcio 2026, di come ha partecipato l'Italia alle eliminatorie. Scrivetelo qua in chat finché siete in tempo e nei commenti, e se vi sembra giusto o ingiusto che ci abbiano eliminato. Poi vi ripeto, qualcuno diceva che sarebbe stato giusto squalificare paesi belligeranti come l'Iran, lo stato del Medio Oriente, che non si può nominare perché gli algoritmi magari ti demonetizzano il video o te lo tolgono, Russia, e addirittura molti proponevano di togliere i propri USA. Non so secondo quale logica, perché l'anfitrione deve partecipare, e non so quale altro stato volevano togliere dai mondiali. Invece non so se a titolo personale partecipa Russia e Iran, anche perché l'evento lo vedranno molti iraniani, molti persi fuori dall'Iran, nei propri Stati Uniti, e quindi è un business. Non puoi eliminare, perdona, supremi algoritmi, è in senso metaforico, non puoi non far vedere a parte dell'audience che può vedere i mondiali, non li puoi escludere dai mondiali non facendo partecipare la selezione del loro paese, quando i persi, gli iraniani negli Stati Uniti, conformano una comunità molto numerosa di milioni di persone. Escludere la Persia dai mondiali sarebbe stato escludere milioni di persone dalla visione dei mondiali. Quindi voi che ne pensate? Come si è comportata durante le eliminatorie la nostra selezione di calcio nazionale? Scrivetelo nei commenti e nella chat. Secondo voi come ha performato? Non si è impegnato abbastanza contro la Finlandia? Ah no, perdono, contro la Norvegia. Già mi sono stressato. Secondo voi, e scrivetelo qua sotto nei commenti e nella chat, la selezione di calcio italiana non si è impegnata abbastanza contro la Norvegia, oppure la Norvegia ha performato meglio? E poi come si è comportata secondo voi? Scrivetelo. La nostra selezione di calcio nazionale agli spareggi del mondiale di calcio 2026 ha vinto contro l'Irlanda del Nord, ma ha perso contro la Bosnia. Forse doveva fare più gol contro l'Irlanda del Nord, o forse non servirebbe servito a nulla. Ecco,
visto che ho parlato abbastanza, voleva essere un commento, poi magari farò qualche altro video sui mondiali di calcio, sempre che voi me ne farete richiesta. Comunque io adesso ve lo dico perché è inutile dirlo prima. Non ho mai seguito il calcio perché mi è sembrato un trastullo per le masse, una sostanza stupefacente, come diceva qualcuno, per il popolo. Lo diceva delle religioni, ma si può anche dire del calcio. Infatti gli antichi romani, per tenere a bada i plebei, avevano i loro metodi, che sono riassunti nella lapidaria sentenza panem et circensis, pane e circo, qualcosa di agi materiali, un po' di cibo, qualche cosa per consolare le masse, e circensis, giochi, quindi il Colosseo, le fiere, i gladiatori. Oggi è il calcio e gli altri sport, ma soprattutto il calcio, che si è massificato così tanto, inventato in Inghilterra arbitrariamente, perché non è uno sport naturale come quello delle Olimpiadi, per cui si emulavano eventi mitologici e leggendari, il lancio della lancia, del martello, la corsa, il nuoto. No, il calcio è un evento, è uno sport creato artificialmente a tavolino, e quindi si è massificato il calcio in tutti gli stadi, e adesso è imperativo anche negli Stati Uniti, perché è un evento anche economicamente rilevante. Ma io ho detto di non seguire anche in Giappone, anche se in Giappone preferiscono, come negli Stati Uniti, il baseball, il rugby, però si sta imponendo economicamente. E io ho sempre detto di non seguire il calcio, non mi è mai interessato, anche per gli eventi tristi che sono successi alla fine. Io quando ero bambino, nella seconda metà degli anni 70, in tutti gli anni 80, gesti cruenti negli stadi, fuori dagli stadi, le tifoserie, gli scontri. E poi non ho mai seguito i mondiali di calcio. Se non seguo il calcio, meno che mai io posso comprendere l'attitudine del tifoso, che tifoso fa il tifo. Tifoso viene dal malato di tifo, quindi la sua attitudine è proprio che sembra che sta delirando. E il fanatico del calcio, cioè il calcio incentiva il fanatismo, perché non è che è importante che vinca il migliore nel calcio, è importante che vinca la propria squadra. E io non capisco questo fanatismo, questo tifo cieco, e la gente non vede. Poi durante tutta la settimana parla degli eventi di calcio, fino a che non arriva il sabato o la domenica, che ci sono altre partite. Poi dagli anni 80 ad oggi si sono moltiplicati a livello italiano, europeo e mondiale i derby, gli scudetti, i vari incontri, le varie coppe, cioè veramente le varie squadre di calcio di serie A, B, C, D, di tutti i gironi, anche la selezione nazionale devono partecipare a un mucchio di eventi che già non se ne comprende il senso, se non fosse interessi economici. Capito? Io non ne vedo il senso di tante coppe, premi, medaglie. E una volta erano di meno, negli anni 70 e 80, adesso si sono moltiplicati a dismisura. E quindi io l'ho detto, ho fatto dei video ironici,
nel 18 sulla già nel 14, ma poi ai mondiali del 18 ho fatto dei video ironici sull'eliminazione dell'Italia e sulle partite di calcio in generale. Nel 2022 mi sembra che non ho trattato dei mondiali di calcio, proprio per l'irrilevanza che ha per me il calcio come sport, che non lo seguo, non sono fanatico né tifoso di nessuna squadra di calcio italiana, neanche del Casapaloco Calcio Club, figuriamoci della nazionale. Ma adesso nel 2026 ho voluto fare questo video perché me l'hanno richiesto tantissime volte attraverso il mio profilo di Telegram, che purtroppo non ho più perché ce l'avevo nel vecchio cellulare che si è bruciato. Allora, se tutti voi vi volete mettere in contatto con me, scrivete nella c'è community nel mio canale che potete scrivere nei commenti, nelle chat delle mie premiere, delle mie live, oppure datemi una donazione magari come super grazie o abbonamento, perché se io riesco a farmi anche un cellulare economico reinstallerò Telegram di nuovo e così voi potrete comunicarmi i vostri pensieri come avete fatto fino a qualche mese fa. Se voi volete che io mi compri un cellulare scruso economico ma che funzioni, che ne so, Tecno, Infinix, Noblez, ZTE, TCL, un cellulare da 80-100 euro, Nubia Focus Ultra 2, regalatemi un super grazie, calcolate che YouTube si prende un 30% di commissione, donatemi quanto serve a comprare il cellulare o abbastanza, non so se è un cellulare da 150 euro, donatemi almeno 150 euro o 200 e scrivete nella causale del versamento della donazione: carissimo Sant'Enchan, comprati un Nubia, non so, mi sembra che il più economico è il Music 2, oppure un Nubia Focus 2 Ultra, oppure un ZTE. Ci sono di economici, anche Tecno e Infinite, oppure a vostra scelta anche un iPhone. Adesso sta per uscire il 18 Pro Max, ma anche un iPhone 17 Max o Pro Max, o un iPhone 17 o un iPhone 16. Scrivete quindi nella causale della donazione che marca, modello di cellulare volete regalarmi. Magari fate una colletta tra amici, tu e altre persone che mi conoscete, magari in famiglia, che mi seguite, perché mi seguono molte persone. Scrivete qua sotto in super chat magari di qualche altra premiere che starà per uscire, premiere o live, o scrivete nel super grazie o nell'abbonamento: caro Sant'Enchan, abbiamo raccolto 200 euro, comprati questo benedetto cellulare di questa marca Nubia, Oppio, no, perdon, supremi algoritmi, no, volevo dire volevo dire volevo dire Oppo. Poi magari dovrò editare da YouTube Studio, fare qualche taglio ai video perché sono stressato ultimamente, ho delle gaffe, quindi se non mi monetizzano il video
dovrò tagliare, fare dei tagli, delle correzioni. Ma se volete regalarmi un Oppo, Xiaomi, Redmi, Realme, Motorola, Samsung, magari un Samsung A17, scrivete che modello volete, economico, costoso, e fatemi la donazione. Allora, visto che a questo punto mi sto ripetendo, già non parlo più dell'eliminazione della nazionale di calcio italiana in questi mondiali di calcio 2026 della Coppa del Mondo. Vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito fin qua. Vi invito a guardare altri miei video, magari sul calcio, che ne ho fatti molti, e alla prossima dal vostro Santen Chan. Arrivederci, e mi raccomando, fatemi una donazione e richiedetemi un video come fa il nostro carissimo amico Gunblood Scissor, che ogni volta mi dona 10 € e io gli propongo il video da lui richiestomi. Adesso gli devo fare ancora un video, non è finita qua. Mi ha già donato 10 €, gli devo fare un video e come promesso glielo farò dopo questo, naturalmente. Ciao e buon mondiale a tutti.